T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll for Tower clear. Roger, roll. Station. And ignition. On range 70 miles, 43 miles high velocity, more than 300 feet per second. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. Altitude 1600. Eagle looking great. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bene, signor Baird, è stato sia al Polo Nord che al Polo Sud. C'è una terra inesplorata lasciata su questa terra che potrebbe attrarre giovani e avventurosi americani? Sì, ma è abbastanza strano che sia rimasto nel mondo oggi un'area così grande come gli Stati Uniti che non è mai stata vista dall'essere umano. E questo oltre il Polo, dall'altra parte del Polo Sud, dal Sud America. E credo che sia piuttosto sorprendente che ci sia un'area grande quanto quella inesplorata. Ce n'è in abbondanza di avventure lasciate in fondo al mondo. Ready.
to start today on an organized and well-supported space program. I believe a practical passenger immediately clamped on the outside to protect it from meteors. The first workday in space draws to a close. Every 24 hours, the shell of the station is completed. Now comes a delicate task. The flight crew has completed the final launch vehicle range safety checks. At T-minus 50 seconds, the launch vehicle will be on full internal power. That begins the actual launch sequence. The weather's reported good, scattered clouds at 10,000 feet. All systems are go, all lights are green. We're at T-minus 3 minutes, 6 seconds, mark. 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Che cos'è che stavamo davvero festeggiando? 3 uomini che avevano fatto ciò che nessun uomo prima aveva compiuto. Un'impresa tecnologica che si credeva al di là del regno delle possibilità. La realizzazione di un sogno secolare. Stavano semplicemente festeggiando, perché era passato molto tempo dall'ultima volta che avevamo qualcosa da festeggiare. O era questo qualcosa che ha toccato un istinto razionale e irriflessivo in tutti noi? Ecco il vero motivo dei falsi atterraggi sulla Luna. Lo hai appena dimostrato mettendo un uomo sulla Luna. Primo, la Luna è una roccia nello spazio e secondo, la Terra è una pallina blu che fluttua nello spazio. Ora, nessuno sospetterà mai che stiamo vivendo su una palla gigantesca. Gli adoratori della Fenice hanno un intero nuovo pianeta per se stessi. Missione compiuta. Seguiranno bugie più grandi. Tutti iniziano a inviare rifornimenti alle loro basi e quando il pubblico chiede una spiegazione per i trilioni di dollari spesi, i principali alibi sono: primo, la costruzione della falsa stazione spaziale ISS, secondo, il lancio di falsi satelliti.
3. L'esplorazione del falso spazio. Tutte queste bugie sono amplificate dalla macchina del controllo mentale. Quindi hai bisogno di persone per la Terra più grande. Come fai? Bene, inventi la storia del programma spaziale segreto, SSP. Durante la guerra i nazisti stavano sperimentando l'antigravità. Dopo la guerra, questa tecnologia è stata portata negli Stati Uniti. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno alcuni veicoli spaziali super avanzati. E stanno costruendo basi sulla Luna e su Marte. Ehi, non ti interessa? Certo, ti mettono su un treno sotterraneo ad alta velocità e ti dicono che sei su una navicella spaziale che vola su Marte. Ti rilasciano sulla Terra più grande e lì vedrai un sole diverso e respirerai un'aria diversa. Così, ora tu pensi di essere su Marte. Pensi di essere su una pallina rossa che vola nello spazio e le persone sulla Terra pensano di volare su una pallina blu nello spazio? Missione compiuta. Sound good. Discovery Houston, negative return. Possibilità numero 1. La navetta atterra sulla Terra più grande e viene utilizzata per trasportare persone e rifornimenti. Il pilota viene riportato sulla Terra con qualche altro trasporto. Ciò prenderà diversi giorni
Nel frattempo, gli astronauti stanno facendo lavoro di studio e giocano con la pallina blu nel sistema solare. Quando i piloti sono tornati, imbarcano, decollano e fanno atterrare per il pubblico. Carrelli fuori. In caso qualcuno veda le riprese, hai diverse navette. Era un'altra. Possibilità numero 2. Il pilota torna alla base dopo la consegna. Atterra su una base militare. Dopo pochi giorni si imbarca per decollare e atterrare all'occhio del pubblico. Io opterei per la possibilità numero 1. Perché aspettare diversi giorni e fare lavoro di studio? Più lavoro di studio fai, più grande è il rischio di essere scoperto. Un altro argomento è che i russi stanno costruendo esattamente la stessa navetta, il Buran, che potrebbe implicare che ci sia un piano tecnico per l'utilizzo sulla Terra più grande. Ciò conferma l'idea che ci sia un solo governo mondiale al potere. Velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. Una delle missioni Apollo era vicino a casa, Apollo 15. Il motivo era il cratere maggiore Hadley C, situato nel nastro. Il nastro è l'area in cui hai un giorno e una notte uguali, simile al nostro cratere. Il secondo motivo è il ghiaccio sul fondo del cratere o in cima al riflesso di Marte. Se si vuole colonizzare la Terra più grande, hai bisogno d'acqua, che probabilmente hanno trovato. After returning to the LEM to load equipment, they moved to a nearby location to set up a science station similar to those left on previous missions. Molti Mars Lander sono stati inviati a Hadley C. Ho pensato a un sacco di media alternativi. Tutte queste immagini sono state scattate nel deserto dello Utah, ma ora credo che queste immagini sono reali, nella zona di Hadley C. Stanno mappando quest'area, ma stanno usando il vecchio trucco, mettendola in una ciotola e presentandola come Marte. All'inizio avevi il mito del pianeta rosso, ma nel frattempo hanno cambiato il colore delle immagini. E ormai puoi vedere il clima e i colori sono molto simili ai nostri, incluso il Sole. Per il momento è subentrato Elon Musk, controllato mentalmente. Ha chiaramente chiamato una polena, dopo una figura da un libro di Wernher von Braun. Gli sguardi
dice James Dean. Ma ho l'impressione che la programmazione MK Ultra non funzioni molto bene. I would never believe that this would ever happen. Yeah, I just think, you know, the humanity landing on the moon, man, that was maybe the greatest thing ever. Maybe the greatest thing ever. Would you get in it and take a ride? Yeah, I'd be happy to go in the vehicle. I think it's good design. A lot of crazy amount of hard work from a lot of smart people at SpaceX. Expand on that, thanks. Well, I think like the obvious thing would be, you know, if there are sort of private citizens that want to go to the space station, as it's happened before. They've always gone on the Soyuz before. You know. He is pumping the media. Riempire prima i media di bufale. È supportato da un esercito di bambini controllati mentalmente. Look at that. Penso che lo scopo dei razzi verticali sia atterrare su una superficie, fare rifornimento e decollare di nuovo. In questo modo puoi mettere carico e persone a terra in sicurezza e forse ritornare con il pretesto ovviamente di inviare rifornimenti alla ISS. Infine, spero che non abbiano ancora incontrato la vita sulla Terra più grande, perché l'umanità sarà rappresentata da psicopatici. E sai cosa gli succederà. How do you warm Mars up? You know, it's a long way away from the sun. It's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Yeah.